bentornate sul mio canale, benvenuti a tutte le numerose iscritte. Io sono Tiziana e oggi vi propongo un progetto davvero molto semplice, veloce, quindi adatto soprattutto alle principianti. E adesso andiamo a vedere nel dettaglio tutto quello che ho utilizzato per realizzare il progetto di oggi. Il progetto di oggi utilizzerò il cordino Inda Big di Borgo dei Pazzi, che è un cordino da 6 mm, quindi molto grosso, guardate, piatto, ed è veramente eccezionale da lavorare. Lo consiglio veramente soprattutto a chi è alle prime armi. La tonalità che ho scelto oggi è la 34. Vi lascio due codici sconto col quale poterlo acquistare. Uno è da 5 euro e l'altro è del 10%, entrambi utilizzabili per qualunque articolo trovate sul loro sito. L'uncinetto di lavorazione per quanto mi riguarda è il numero 7, ma l'Inda Big lo potete tranquillamente lavorare sia con l'8 che col 9. Dovete sempre adattare l'uncinetto che è più congeniale al vostro tipo di lavorazione, ve lo dico sempre perché questo è fondamentale. Poi come unico accessorio io ho preso un manichetto reperibile su Temu, Shein, Amazon, potete mettere anche un pezzo di catena o addirittura realizzare tutto ad uncinetto. E poi una calamita che andrà cucita, vedete questi qui con questi 4 fori, che appunto andrà a chiudere il nostro lavoro. Quindi a questo punto possiamo iniziare con la spiegazione. Iniziamo questa lavorazione con un anello magico, all'interno del quale andremo a realizzare 9 punti bassi. Questa è la catenella di sicurezza e iniziamo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Stringiamo il nostro anello magico e anziché chiudere con una maglia bassissima qua, noi adesso andremo in righe di andata e ritorno per conferirgli appunto questa forma particolare. Quindi cosa facciamo? Una catenella, voltiamo il lavoro e da adesso in poi lavoreremo sempre in costa. Iniziamo così, facciamo 3 maglie basse in costa, una in ognuna che andiamo a incontrare. Sulla quarta invece faremo un aumento, quindi in questa maglia realizziamo 3 maglie basse e ovviamente sempre in costa. Per facilitare poi il punto dove dobbiamo andare sempre a rifare l'aumento, io qui in quello centrale mi vado a inserire un marcapunti. Poi facciamo un'altra maglia bassa singola e nuovamente un aumento qui, quindi 3 maglie basse nello stesso foro. E anche qui andiamo a mettere il marcapunti, così non rischiamo di sbagliare nel momento in cui dobbiamo andare a rifare, perché lo faremo per tutti i giri. Mi restano 3 maglie basse, che sono le 3 maglie con cui ho iniziato da questa parte, e quindi cosa faccio? Le realizzo e così ho completato il primo giro. Vedete? Si inizia a intravedere la forma. Nuovamente catenella, voltiamo il lavoro. Adesso prima del marcapunti saranno 4 perché ovviamente andiamo ad aumentare, ma anche se non contate, l'importante è inserire il marcapunti nella maglia centrale dove facciamo gli aumenti. Quindi ripartiamo. 1, 2, 3 e 4. Togliamo il marcapunti e in questa centrale rifacciamo il nostro aumento, quindi 3 maglie basse nello stesso punto e non ci dimentichiamo di inserire il marcapunti, così ci verrà più semplice il nostro lavoro. A questo punto sono diventate 3 perché abbiamo iniziato con una,
ma ci sono gli aumenti di entrambi i lati, quindi, ma in ogni caso abbiamo il nostro marcapunti, quindi non possiamo sbagliare. E quindi queste saranno maglie singole. E qui un'altra volta arrivata al marcapunti lo togliamo e facciamo il nostro aumento, le 3 maglie basse. Lo rimettiamo e completiamo quindi con le 4 maglie rimanenti, una in ognuna sottostante. Vedete? Poi il nostro cerchio magico lo andiamo a chiudere al massimo. Vi faccio rivedere brevemente un altro giro perché tanto saranno tutti uguali. Adesso saranno 5, questi laterali. Arriviamo al marcapunti, rifacciamo il nostro aumento, quindi praticamente è la stessa cosa che dobbiamo fare per diversi giri. Qui adesso saranno 5, perché al centro per ogni giro aumentano di 2 e qui di 1 solo nei laterali. Quindi facciamo anche questo. Togliamo il nostro marcapunti e nuovamente i nostri aumenti. Quindi questo modulo lo andiamo a ripetere per tutti i giri. Qui rimangono le nostre 5 maglie che io faccio, così almeno completo questo giro insieme a voi. Ecco qua. Adesso procediamo finché da questo lato, nei laterali, prima del marcapunti, arriviamo a 15 maglie. Quindi una volta che arriviamo a quel punto ci rivediamo per vedere come eseguire i laterali. Ed ecco qui il pannello quasi completato. Mi correggo perché dobbiamo finire quando da questa parte, quindi dopo il nostro aumento, ci rimangono 14 punti. Adesso io ho tolto il marcapunti perché adesso faremo 4 giri di andata e ritorno senza fare aumenti per dare la forma del laterale. Io già un pannello l'ho realizzato, così vi faccio vedere. Vedete? Ho creato questa parte qui che poi cucita gli daremo la profondità e infine poi un giro di punto basso qui, ma adesso vi faccio vedere il tutto. Quindi arrivato qui, quindi ci ritroviamo con i 14 punti. Adesso facciamo una catenella, voltiamo il lavoro e ricominciamo esattamente quello che abbiamo fatto prima, con la differenza che qui dove ci sono gli aumenti faremo una maglia in ogni punto, quindi non dobbiamo più fare aumenti ma eseguire solamente le maglie che ci ritroviamo di sotto e sempre in costa. Quindi tutta la lavorazione, compreso questa parte del laterale, sarà eseguita appunto basso in costa. Ora vi faccio vedere come fare e di questo dobbiamo completare 4 giri. Vedete, qui ci sono gli aumenti e noi li facciamo tutti in maniera tale da iniziare a creare il laterale. E si prosegue. Vedete quindi che la borsa comincia a creare lo spessore. Quindi completiamo questi 4 giri e ci vediamo per il passaggio successivo. Ho finito i 4 giri per creare il laterale. Adesso noi ci ritroviamo dal dritto, vedete? Questo è il rovescio, infatti qui ho anche tagliato il filo. E adesso praticamente andiamo a creare
un giro, quindi un contorno in questa parte qui di punto basso. Quindi abbiamo finito i nostri punti, facciamo una catenella e andiamo in quello successivo e iniziamo a fare i laterali. Andiamo a creare sotto ogni riga un punto basso in questo modo. Quindi ci andiamo a cercare il punto, così andiamo a rifinire il pannello. E poi non resta che cucire i pannelli, che poi questa è la parte interna. Vedete, io già l'altro pannello l'ho completato, quindi adesso quando finiamo questa dobbiamo iniziare le cuciture e metteremo i pannelli al contrario. Quindi praticamente la parte esterna la mettiamo in questa maniera, questa è la parte esterna, praticamente la dobbiamo cucire al contrario per poi rivoltarla. Comunque vi farò vedere anche questo passaggio passo passo, quindi finiamo questo e poi ci dedichiamo alla cucitura. I pannelli sono completati, quindi a questo punto dobbiamo cucirli. Io già li ho uniti, ovviamente questa è la parte interna di questo pannello e anche questo, perché poi nel momento in cui finiamo tutte le cuciture il pannello verrà rivoltato al contrario e ci sarà un ultimo passaggio dove abbiamo fatto il punto basso, faremo un ulteriore giro di punto bassissimo per dargli un'ulteriore rifinitura. Andiamo per gradi, io mi sono già agganciata qui e praticamente vedete qui che ci sono le asole, dobbiamo andare a cucire soltanto prendendo soltanto le asole esterne, quindi io mi sono agganciata qui, tanto questa è la parte interna e poi questo filo ce lo andiamo a nascondere, quindi togliamo qua il marcapunti, vado a prendere asola esterna e asola esterna, ce le ritroviamo tutte di fronte, quindi siamo tranquille perché ha anche lo stesso numero di asole, di punti, quindi asola esterna e asola esterna. Quindi una cucitura che faccio spesso ma è anche molto facile. Asola esterna ed asola esterna e proseguiamo. Quindi lo facciamo, vedete, ce lo sistemiamo e continuiamo. Quindi un passaggio molto semplice. E si procede. Quindi finiamo tutta la cucitura, rivoltiamo la borsa al contrario e ci dirigiamo all'ultimo passaggio. Ed ecco qui il corpo borsa cucito, guardate, è veramente molto carina e come avete visto è davvero molto semplice ma di grande effetto. Adesso, giusto per dare una maggiore rifinitura, ho deciso di, e anche per stringerla leggermente, di creare l'ultimo giro appunto bassissimo sui punti bassi che abbiamo realizzato prima. Quindi io mi aggancio e faccio già una maglia bassissima e proseguo su tutti i punti che mi ritrovo e così la rifiniamo ancora meglio. Ora vi faccio vedere qual è l'effetto, quindi facciamo una sorta di cornice tutta attorno. Guardate, veramente molto carina e poi alla fine dobbiamo soltanto cucire la calamita e inserire il manico, quindi ci rivediamo a borsa completata. Che dire, un progetto davvero semplicissimo ma di grande effetto, quindi secondo me è una borsa anche elegante, guardate. Le misure ottenute sono 28,
16 in altezza e 7 centimetri. Io alla fine ho utilizzato quasi tutta la rocca, mi saranno rimasti scarsi 40 grammi, quindi se voi riconoscete di avere una mano un po' più larga, quindi per farvi passare la rocca da 500 grammi, basta fare leggermente più stretto il nostro laterale e magari togliete un giro. Quindi comunque rimarrà sempre una borsa abbastanza capiente per l'indispensabile. Io vi lascio due codici sconto, uno è da 5 euro e uno è del 10% per acquistare su Borgo dei Pazzi, magari volete provare questo cordino in da big, ma comunque sono validi entrambi per qualunque articolo trovate sul loro sito. Il progetto, come avete visto, è davvero semplicissimo, ma se avete dei dubbi mandatemi un messaggio, ma in ogni caso vi aspetto ogni lunedì in live sul canale YouTube Borgo dei Pazzi e a breve in contemporanea anche col mio. Non dimenticate di iscrivervi sul mio canale e attivare la campanella perché arriveranno ancora tantissimi tutorial, uno più bello dell'altro. Ci vediamo alla mia prossima creazione.